Popolo di Battaglia! Bentornati, bentornati in questa nuovissima edizione del Darkcast. E lo so, probabilmente vi starete chiedendo: ma signor Capo Sigma, perché questa apparizione speciale in televisione? Beh, la risposta è semplice, non avevo voglia di scriverlo. Detto questo, direi di tagliare corto perché oggi ho molto di cui parlare. Purtroppo la notizia di stasera non è una notizia positiva. Ed è molto triste, devo ammettere. Non so se lo riuscirò a dire con questo avatar bidimensionale. Ed è per questo che allora proverò con un modello 3D. Beh, testatori, purtroppo non c'è modo facile di dirlo. E veramente questa è un'orribile situazione e mi piange il cuore, ma tocca farlo. Come forse qualcuno di voi si sarà ormai accorto, i testatori non sono più in 10. Già, l'ho detto. Uno di noi, a causa di una disputa, ha deciso di lasciare il gruppo. Lo so, siete tutti sconvolti e lo sono anch'io. Deduco vi starete chiedendo: ma signor Capo Sigma, ma quindi chi è il testatore che ci ha lasciato? Testatore e testatrici, il testatore in questione è Switch DS. Lo so, mi spiace. Switch era un caro amico. Lo conoscevo da molto tempo, noi tutti i testatori lo conoscevamo da molto. E mi duole doverlo lasciare andare così. Il vero motivo per cui ci ha lasciato resterà top secret. Purtroppo non posso liccare i dati top sigma del canale Betaliano. Però, come disse Adolf Hitler prima di invadere la luna, il dato è tratto. In ogni caso voglio ricordare Switch per tutti quei bei momenti che abbiamo passato insieme. Per tutte le sue opere d'arte che ha condiviso nel canale dei progetti. E per tutti i crediti Sigma che ha ottenuto. Perché dovete sapere, lui era il secondo della classifica sotto al mitico Susi. E poi c'è quella volta che non ce la faccio. Sto bene. Eh sì, poi ricordare quella volta che sono Sigma e... È ora di una alquanto scomoda presentazione. Suka, senza alcun preavviso, senza manco un avviso, Suka è il Fratm, Suka, il guru del testing. È il logorroico? Mi ricorda quella volta che non avrai ciò da un beta. La tentazione della sua prunza, l'annuncio che vi farà cacare. Dai, chi sarà mai? Beh, guarda un po', so proprio io. Oh? Perché siamo tornati in 2D? Cosa? Chi ha aperto il mio sportellone del piscio? Preparati per la mia venuta, Capo Sigma. Ma quindi lei è il cosiddetto nuovo testatore betaliano? Esattamente. Wow. Beh, come probabilmente lei sa, io sono il Capo Sigma ed è un onore averla qui nel team. Ma la ringrazio molto, signor Sigma. Allora partiamo con la prima domanda. Bene, come prima domanda volevo chiedere: perché ha deciso di unirsi ai testatori? Mi sono iniziato a unirmi ai testatori perché credo nei giochi, nel testing e sicuramente nel lavoro retribuito. Oh, molto bene, molto bene. Beh, allora passiamo subito alla seconda domanda, perché questa sono curioso di sapere la sua risposta. Ma che cosa ci vuole per essere un vero testatore? Per essere un vero testatore bisogna alzarsi alle 3 del pomeriggio del mattino, mettersi bene in contatto con ciò che vuoi testare, prendere GameJolt, installare il gioco, prepararsi almeno nessuno snack e manco una goccia d'acqua. Un vero testatore sa bene che non ha bisogno né di mangiare né di bere perché rimarrà lì per almeno 3 ore a risolvere un minuscolo problema di un singolo tasto e avendo esperienze con un fangame che non c'entra principalmente i betaliani posso dire che è stata una tortura. Ottimo a sapersi. Avete sentito ragazzi? Questo sì che è un vero testatore. Comunque, io da parte mia ho un'ultima domanda che le voglio chiedere. Ma lei che cosa porterà di buono ai testatori?
avrei molti progetti, vabbè, a parte gli scherzi, io avrei molti progetti a cui lavorare, tipo il sequel di Mida 2, che per quanto è successo sta roba del nostro povero amico Switch, una delle saghe che aveva fatto è la saga di Mida, che avevo visto io il primo gioco e ho detto, minchia, ma che stia merda, è un pochino invecchiato di merda, e allora, ma perché non faccio una versione remastered? E va bene, facciamo una versione remastered di Slash Remake. Anzi no, in teoria sarebbe di più remake, ma vabbè, sti cazzi. Però, e ho detto, vabbè sì, poi avrei molti altri progetti, tipo un mezzo gioco di carte, altra roba. Però, tempo è tempo, e io non ho sbatti di fare un cazzo ora, quindi attaccatevi al cazzo, amici miei. Su cazzo! Molto Sigma, molto Sigma. Ah, prima di concludere, direi di pescare qualche domanda dall'audience. Lei che mi dice? Sì. Allora, domanda Yeah. numero 1. Testatore Delta 1234 ci chiede: ma signor B, ma è vero che lei è logorroico? Sa, una volta mi ricorda quella volta che effettivamente io ciò che ricordo era di un po' di un tempo fa che mi ha ricordato di una volta che avevo sistemato questa cosa che lo so. Ah, sì, sono sveglio. Ci sono. Prossima domanda. Turstuni ci chiede: quanto fa 17 più 4? My guidance is no, fa... Victor. Porca miseria! Quello studio mi era costato un beta milione di soldi! Il mio telefono! Sento la suoneria ma non lo vedo! Dove cazzo è finito? Oh, eccolo qui! Il mio Sigmaphone! L'esplosione deve averla lanciato fino a qui! Pronto, Capo Sigma qui? Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri rapiscono bambini. Gallo Sigma?